Se avete avviato un programma e dopo qualche minuto vi siete trovati in questa situazione, cioè con l'acqua dentro, ma la lavastoviglie è completamente ferma, una delle possibili cause potrebbe essere il motore che non parte. Quindi adesso smontiamo la lavastoviglie per verificarne il funzionamento. Iniziamo svitando lo zoccolino. Si procede smontando il fianco destro. Si procede posizionandoci sul retro della lavastoviglie, quindi facciamo leva in questo modo. La stessa cosa la facciamo qui. E sul fianco destro si può accedere al motore e possiamo riscontrare situazioni diverse. Quindi che il motore viene alimentato, funziona, ma non sentite i mulinelli girare. In questo caso è molto probabile che si sia spezzato l'albero della girante, oppure che il motore è alimentato, non lo sentite andare, ma se lo toccate in questo punto qui è bollente ed emette un leggero ronzio. In questo caso il motore potrebbe essere guasto o bloccato da un corpo estraneo. In un altro caso ancora potrebbe anche esserci il condensatore di spunto, che in genere è posizionato dietro al motore, che potrebbe essere guasto e non dia lo spunto al motore per poter girare. In genere i condensatori di spunto si trovano su questa tipologia di motore qui, dove dal motore arrivano due fili a cui viene collegato il condensatore di spunto. Comunque se vi servono i motori o il condensatore di ricambio vi lascio il link in descrizione, nel primo commento e alla fine del video. Ultimo caso, ma molto più raro, potrebbe anche essere che non arrivi corrente al motore. In questo caso dovete verificare con il tester che arrivi corrente da questo morsetto. Se ne avete la possibilità, l'ideale sarebbe quella di collegare un motore al volo e avviare la lavastoviglie per vedere se parte. E adesso vediamo come sostituirlo. Si procede smontando anche il fianco sinistro. Quindi apriamo la porta e sganciamo il fianco. E sdraiamo la lavastoviglie sul fianco sinistro. Una volta tolti i due fianchi e lo zoccolino frontale, sganciamo la vite che regola il piedino dietro, semplicemente tirandola ed estraendola da qui. Fatto questo, afferriamo il basamento e lo tiriamo per sganciarlo. Quindi iniziamo sganciando questi. Per comodità sganciamo anche questo, semplicemente tirandolo. Stacchiamo i connettori dalla terra, il connettore che alimenta la resistenza. Per avere un po' più di spazio svitiamo anche questa vite che è nascosta qui dentro per sganciare il basamento e crearci più spazio qui in mezzo. E sganciamo anche il connettore che alimenta il motore. Adesso sganciamo queste parti di fissaggio che bloccano il motore, quindi una e due, quest'altra. Togliamo questa fascetta, ruotiamo quest'altra per aiutarci. E spostiamo anche questa qui. Non ci resta che estrarre il motore. Per quanto riguarda questa tipologia di motore, in genere viene venduto nella confezione già con la resistenza, quindi andrà prima assemblato il motore con la sua resistenza. Quindi prendete il motore,
Applicate la guarnizione che trovate già nella confezione e lo assemblate con la resistenza, inserendolo, premendo con forza e ruotando. Adesso potete sostituirlo con quello guasto. Ti sono stato utile? Fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto. Grazie, ciao ciao!